En un día cualquiera, antes del amanecer, el clavillero, quien se encarga de llevar las llaves de los museos del Vaticano, tiene una tarea muy especial: abrir un lugar mágico. Pero para esto guarda y resguarda unas llaves únicas. Hoy acompáñenme a conocer desde cerca los museos del Vaticano y ver dónde nos lleva esta llave, que sin duda estaremos muy cerca al cielo, en época del Renacimiento. Es viernes y son las 5 de la mañana. Gianni empieza un día como cualquiera. Muy temprano llega a su trabajo para preparar y brindar una experiencia inolvidable. Poco se conoce su nombre, pero juega un rol invaluable en la ciudad del Vaticano. Gianni Crea es el clavillero, que en latín significa que guarda y se encarga de todas las llaves que abren los museos del Papa. Pero en especial custodia una llave única y especial que alberga tesoros artísticos. Una llave que no tiene copia alguna y está guardada muy bien en un sobre con total seguridad, pues abre la Capilla Sixtina. Con tutte le visite che ci sono della Cappella Sistina, capito? Quindi vedi, noi la ritiriamo 6:30, la consegniamo alle 20:30 e poi venga sigillata in questa busta, vedi, sigillata. La mattina venga aperta, apriamo la Sistina. Quindi noi praticamente siamo 11 clavigeri, quindi 5 di noi aprono il museo e 5 chiudono il museo di questa busta. Ahora ya son las 5:30 de la mañana y lo único que se escucha aquí en los museos del Vaticano es el ruido que producen las 2.797 llaves que carga Gianni. Y lo único que se ve, algunos rasgos de algunas esculturas y pinturas que son iluminadas por la linterna que lleva él. Otros guardas prenden las luces para guiar nuestros pasos al cometido final: abrir la famosa Capilla Sixtina. Allora, io sono circa 23 anni che faccio questo lavoro, quindi sono diventato il coordinatore di questo servizio. Per me e per i miei colleghi è un'emozione unica e straordinaria poter aprire i musei del Papa a tutti i visitatori che verranno da ogni parte del mondo. Quindi per me è un lavoro affascinante, unico e straordinario. Abbiamo il Museo Pio Clementino con la chiave più antica, che è la 401, 1770. Y una de las tantas llaves que él custodia sigilosamente es la 401, la más antigua de todas, que da acceso al primer museo, el central, Museo de Pio Clementino. Il consiglio poi è un giro al Museo Pio Clementino. Il Museo Pio Clementino ospita la statuaria greca e romana, è il cuore dei musei. Lì ci sono capolavori eccezionali come il Lagonte e il Torso del Belvedere. Ya se acerca el amanecer y este responsable clavillero, antes de las 6 de la mañana, debe garantizar abrir al público las puertas de un show cultural de la historia del arte, que en vivo no tiene precedente alguno. El reloj ya marca las 6 de la mañana, las luces se prendieron y las obras maestras de Miguel Ángel relucieron, por su belleza, historia y por la misma complejidad en la curvatura que se ve en los techos. La obra La bóveda y el testero, con el juicio final, ambas son una creación sin igual de un genio del Renacimiento.
quindi varie esperienze, vedere all'interno della Cappella Sistina tante persone, la maggior parte delle persone emozionarsi entrando in questo luogo, anche che siano persone non credenti. Quindi sono capitate diverse situazioni, quindi questo fa sì che questo lavoro diventi sempre, abbia un suo fascino particolare. Poi da cristiano lavorare nel centro della cristianità, perché siamo dentro la Cappella Sistina dove viene eletto il Papa, diventa una cosa unica e straordinaria. Un lugar encantador que se roba todas las miradas y que al día de hoy sigue siendo memorable. Esto gracias a un clavillero que guarda, cuida, abre y cierra sus puertas todos los días come un dia qualquiera. La aspettiamo tutti, soprattutto il popolo colombiano, che possa venire qui all'interno ad ammirare queste bellezze uniche e straordinarie, e quindi vi aspettiamo. Venire ai Musei Vaticani è sicuramente un'esperienza straordinaria, perché è possibile attraversare millenni di storia dell'arte. Assolutamente da vedere sono la Cappella Sistina affrescata da Michelangelo nella Volta e nel Giudizio, ma anche da pittori del Quattrocento molto famosi come Perugino o Botticelli sulle pareti laterali, oppure le stanze di Raffaello affrescate dal pittore di Urbino per conto di Papa Giulio II. Da non perdere sono i quadri della Pinacoteca, Giotto, 3 pitture di Raffaello, tra cui la Trasfigurazione, il suo ultimo quadro, la Deposizione di Caravaggio. La più grande caratteristica dei Musei Vaticani è il fatto che voi potete trovare accanto a Michelangelo e Raffaello le testimonianze artistiche, per esempio, delle culture extraeuropee, come nel Museo Anima Mundi. Potete trovare il Museo Egizio, potete trovare l'Etrusco, ma venire qui è come sfogliare un libro di storia dell'arte. Jan, sin duda, en sus manos tiene una gran responsabilidad. Y es literal que en sus manos está la seguridad por la conservación y perpetuación de históricas y renombrables obras.